figo! Ti porti pure il zinzin. Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Alla fine, infine, finalmente. Ma per quale motivo nessuno studente di italiano riesce ad utilizzare queste tre espressioni correttamente? Vabbè, è giunto il momento che io vi spieghi quando si usano, cosa significano e in quali contesti vanno utilizzati. Siete pronti? Allora cominciamo! Bene, entriamo subito nel vivo della lezione. Come avrete sicuramente notato, tutte e tre le espressioni contengono la parola fine o la sua radice lessicale. Ma non fatevi ingannare perché nella maggior parte dei casi queste tre espressioni non sono intercambiabili, perché possono assumere significati completamente diversi tra loro. Ma andiamo per ordine. Alla fine si usa per indicare che qualcosa avviene appunto alla fine, come ultima cosa, dopo una serie di altri avvenimenti o dopo un tot di tempo. Quando questa espressione è accompagnata da un complemento di specificazione, che quindi ci dice alla fine di cosa, allora si riferisce a uno specifico evento al cui termine è avvenuto qualcosa. Ad esempio, alla fine della lezione, tutti gli studenti si sono alzati e sono usciti dalla classe. Ammetto di aver pianto un pochino alla fine del film, era molto commovente. A volte il complemento di specificazione può essere semplicemente sottinteso. Com'è finita la partita? Mi sono persa l'ultimo pezzo. Alla fine ha vinto la Roma, con un gol dell'ultimo minuto. Qui è evidente che la fine di cui si parla è la fine della partita. In alcuni casi è possibile utilizzare l'espressione alla fine senza riferirsi a nessun evento specifico. Ad esempio, è molto comune utilizzarla quando incontriamo qualcuno dopo un po' di tempo e vogliamo aggiornamenti su qualcosa. Alla fine sei riuscita a laurearti? No, mi mancano ancora 2 esami. E tu, alla fine, ti sei sposato? Come vedete, in questo caso non c'è nessun complemento, né esplicito né sottinteso, a cui si riferisce la parola fine. Perciò alla fine indica semplicemente nel tempo che è passato da quando ne abbiamo parlato l'ultima volta. Vediamo un altro esempio. Mi dispiace di non essere potuta venire alla tua festa, alla fine ho dovuto lavorare tutto il giorno. Anche in questo caso il senso dell'espressione alla fine è nel momento in cui si svolgeva la festa. Attenzione però a non confondere alla fine con la locuzione alla fin fine, che invece significa in fin dei conti. Entrambe queste espressioni, alla fin fine o in fin dei conti, indicano che qualcosa a conti fatti, quindi al termine, non è proprio come ci aspettavamo o come avevamo previsto. Ad esempio, siamo andati a cena da lui per provare il suo famoso risotto ai funghi. Alla fin fine non era poi un granché. Ero molto preoccupata per l'esame, ma in fin dei conti non era così difficile. Ma passiamo adesso a infine. Infine è un avverbio che può assumere principalmente 2 significati. Nel primo caso può essere utilizzato come sinonimo di alla fine, ma per un registro più elevato. Per esempio, lo interrogarono per ore e infine confessò tutto. Questo utilizzo di infine è sicuramente più raro, soprattutto nell'italiano colloquiale, nella lingua parlata. L'uso più comune invece è quello di infine come sinonimo di in conclusione. Tipicamente si usa per introdurre il paragrafo finale di un capitolo, di una storia o di un qualsiasi testo scritto che abbia una conclusione. Per esempio, in una ricetta, dopo aver elencato tutti i vari passaggi necessari, sarebbe possibile trovare, per esempio, infine spolverizzate il dolce con lo zucchero di canna e infornate a 180 gradi per 30 minuti. A proposito di ricette, vi consiglio di andare a guardare il video in cui provo a realizzare per la prima volta il pane fatto in casa. Ce ne saranno delle belle. Il link come sempre è qui in alto nella card o giù nella descrizione.
Infine abbiamo finalmente. Finalmente è un avverbio con vari significati. Nel primo caso diciamo che può essere utilizzato come sinonimo di alla fine o infine, ma questo uso è veramente molto raro. Ad esempio, da giovane ho lavorato come cameriere, poi come imbianchino e infine o alla fine o finalmente come autista. In questo caso specifico diciamo che finalmente è la variante meno comune. Nel secondo caso, finalmente viene utilizzato per indicare l'avvenimento di qualcosa che è stato atteso per molto tempo, come per esempio: le ho chiesto 1000 volte di riportarmi il quaderno, finalmente ieri me lo ha ridato. Dopo anni di convivenza, finalmente ci siamo sposati. Sono mesi che sento parlare di te, finalmente ci incontriamo. E così via. Ma finalmente può anche essere utilizzato da solo per esprimere soddisfazione per l'avverarsi di qualcosa. Ad esempio, ho convinto mia madre a comprarmi una macchina nuova. Finalmente! Ed eccoci giunti, ahimè, alla fine di questo video. Come avete potuto notare, ci sono alcuni casi, per quanto rari, in cui le tre espressioni sono intercambiabili. Però diciamo che nella lingua parlata, quindi nei casi più comuni, nella maggior parte dei casi, le tre espressioni hanno dei significati molto diversi e quindi è veramente fondamentale riuscire ad utilizzarle correttamente. Se poi volete ampliare notevolmente il vostro vocabolario, allora correte a guardare la lezione in cui vi mostro tutte le alternative per evitare di ripetere sempre e soltanto la parolina circa. Come sempre il link è qui in alto nella card o giù nella descrizione. Se poi volete ripassare qualche argomento o esercitarvi per qualcosa in particolare, allora potete passare dal nostro sito www.lernamo.com, dove troverete tutto il materiale necessario per imparare e fare pratica. Noi ci rivedremo prestissimo qui su YouTube. Se non lo avete fatto, iscrivetevi al canale e lasciate un bel mi piace. Oppure ci vediamo su Instagram, su Facebook e su Twitter. Anche in quel caso, se non ci seguite, correte a farlo. Come sempre i link sono nella descrizione o potete semplicemente cercare Lernamo. A presto!